benvenuti in questo nuovo video. Oggi facciamo una piccola recensione del filato Shabby di Casa Filati Discount. Partiamo dalla specifica. Intanto io ho acquistato il color Pino, che infatti in video rende quasi perfettamente la nuance che io vedo ad occhio nudo, perché parliamo di un verde molto scuro, davvero eccezionale come tipologia di colorazione, motivo che mi ha spinto proprio ad acquistare questo tipo di cordino. Volevo anche vedere la lavorazione di un cordino lanato, perché come vedete abbiamo davvero dei pelettini che ci fanno pensare all'inverno, assolutamente, e quindi mi sono dilettata in qualche piccolo progetto. Vediamo nel dettaglio come è composto questo cordino. Abbiamo un cordino lanato e venduto in rocche da 200 grammi, ecco così potete vedere, cordino lanato made in Italy, 200 grammi. Ho scelto appunto la variante Pino, si consiglia la lavorazione con uncinetto numero 7 o 8. Questo perché lo spessore del filato è di 3 mm,3. La consistenza è ovviamente lanosa e devo dire che al tatto resta un po' ruvido, fa attrito quando si va a lavorare, quindi è uno di quei cordini che onestamente non scorre così bene, non è una lavorazione limpida, lineare, è un pochino più pesante. D'altronde stiamo parlando di un bello spessore, ammettiamolo. La rocca è da 200 grammi ed io ho voluto testare questo cordino per realizzare una simil pochettina. Vedete che ancora siamo in fase di montaggio. Volevo un portaocchiali molto semplice, punto eco nocciolina, quindi uno dei punti più semplici e comuni, e questa è la resa del nostro filato. Avvicino, guardate che meraviglia il colore. Sicuramente è un filato che ci fa pensare all'inverno. Immagino che realizzare dei cuscini, dei tappeti, dei piccoli complementi d'arredo, ma anche appunto queste borse in lana, sarebbe secondo me molto interessante foderare con questo tipo di filato una delle borse in juta che tanto vanno di moda. Secondo me si otterrebbe un effetto davvero molto particolare. Fatemi sapere se vi può piacere l'idea, perché nel caso ci metto subito le mani, perché come vedete ho già il filato pronto. Come mi sono trovata nella lavorazione? Sinceramente amo di più i filati scorrevoli, come avete sicuramente visto in alcune delle recensioni precedenti. Sicuramente mi trovo più a mio agio con meno attrito sulle mani per quello che riguarda appunto il passaggio del filato durante la lavorazione. Sicuramente non andrei a realizzare una borsa molto grande, quindi non andrei ad effettuare una lavorazione lunga. C'è da dire però che finita la lavorazione ci troviamo davanti a un progetto assolutamente piacevole da maneggiare e quindi diciamo che dobbiamo andare un po' a compromesso. Che tipo di borsa consiglierei di realizzare? Come ho detto prima, una borsa magari con la scocca in juta oppure delle piccole pochette, ma ripeto, è sempre un discorso personale, non amo molto questo attrito che ho alle dita quando vado a lavorare. In linea di massima devo dire che l'ho trovato un buon prodotto. Fatemi sapere se a voi è piaciuto, se vi piace la resa di questo punto, se lo avete già provato e cosa ci avete realizzato. Spero che questa recensione ed aver visto questo prodotto un pochino più da vicino possa avervi fatto comodo e vi invito a iscrivervi al canale qualora non lo aveste ancora fatto e a seguirmi su tutti i miei social, vi lascio il link in descrizione. Vi aspetto la prossima settimana con una nuova recensione.